Il Lunchbox era già un'icona. E secondo voi, potevamo lasciarlo così com'era? Telaio rinforzato, motore brushless, modifiche all'anteriore per separare la gestione dell'ammortizzazione nei due bracci. Addirittura un sistema di regolazione del camber, pensate un po'. Metallo, 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 come se piovesse. Questo non è più il kit originale Tamiya, è quello che succede quando ci si fa prendere un po' troppo la mano con un modello che ci piace pure un po' troppo. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video dei radiocomandati. Come sempre io sono Seven e oggi finalmente parliamo di lui, lei, come volete chiamarlo. Tamiya Lunchbox scala 1.12, questa è la versione col telaio CV01 perché ad oggi, aprile 2026, è stato presentato, è in uscita a giugno anche la versione Evo, ma ovviamente ancora non ce l'abbiamo. E quindi che facciamo? Niente, abbiamo modificato questa. Partiamo però dal principio. Questo è il Tamiya Lunchbox Black Edition, lo vedete con questa fantastica scocca del nostro bellissimo furgoncino in versione nera. Ovviamente gli adesivi sono una customizzazione nostra, ma li vediamo piano piano assieme. Probabilmente lo avrete visto se ci seguite anche sugli altri social, abbiamo fatto un po' di contenuti verticali sul Tamiya Lunchbox, ma nel caso vi faccio un piccolo recap. Il CW01, che è il telaio del Lunchbox, esiste veramente da decenni, ragazzi. E pensate un po', ha ancora senso di esistere. Non perché sia il più veloce, non perché sia il più preciso, ma perché è dannatamente divertente. Punto. Finisce lì. Il CV01 è un telaio a trazione posteriore perché tutta la parte, diciamo, collegata al motore e alla trasmissione dà trazione soltanto alle ruote posteriori. Possiamo definirlo quindi un mezzo RVD. Le ruote anteriori quindi girano libere, assolutamente libere, soprattutto se avete provveduto a mettere i cuscinetti dove dovevate metterli. Purtroppo nel kit di Tamiya non sono inclusi, quindi troverete degli anellini che vanno a posizionarsi dove dovreste mettere i cuscinetti di plastica. Il consiglio è ovviamente andarli ad inserire. Secondo me è una delle migliorie maggiori che potete fare in questo kit senza andarlo neanche a snaturare troppo. Ovviamente noi abbiamo fatto di ogni, mica solo questo. La sospensione anteriore utilizza braccetti totalmente separati. Come vi dicevo prima, la forza motrice arriva totalmente dall'asse posteriore, quindi la trazione posteriore, e da questo punto di vista tutto il sistema con motore, trasmissione e gli assi posteriori si avvalgono di un sistema che viene denominato rolling rigid. Che cosa vuol dire? Tutta la scatola della trasmissione, degli ingranaggi, è collegata rigida, quindi fissa sull'asse posteriore e può pivotare, quindi muoversi. Vediamo se riesco anche a farvelo vedere in maniera non troppo complicata. Lo vedete qui, può muoversi in funzione di quelli che sono gli ammortizzatori e questo sistema che è anche poi il fulcro, che poi effettivamente ve lo faccio vedere con delle riprese un po' più da vicino. Quest'area qui è anche quella che è oggetto proprio dell'evoluzione della versione Evo, che è quella che arriverà il 26 giugno anche da noi in Italia, che stiamo ovviamente aspettando per poterla provare, perché è effettivamente questa parte è un po' il fulcro, un po', non voglio dire il tallone d'Achille, ma è uno dei punti dove sicuramente possono essere introdotte tante migliorie, tante possibilità all'interno di questo CW01. Questo sistema è abbastanza insolito, effettivamente non so dirvi quanti altri telai abbiano un sistema simile, però sta di fatto che questa tipologia di meccanica è sicuramente pensata per il wheeling, quindi per fare impennare il nostro Lunchbox. Da un punto di vista di trasmissione, poi non dico ridotta all'osso, ma poco ci manca. Il motore ovviamente ha un pignone che è leggermente più lungo rispetto a quelli che magari vediamo su altre trasmissioni, che va direttamente a impattare su un ingranaggio che noi ovviamente abbiamo sostituito con una versione in metallo, che a sua volta va poi ad impattare sul differenziale. Quindi abbiamo un differenziale che è il reale punto critico anche nel momento in cui vogliate effettivamente fare degli upgrade su questo tipo di RC. Perché?
Perché ragazzi, noi abbiamo provato a cercare una versione quantomeno in metallo, perché volevamo tradurre l'intera trasmissione da plastica a metallo, ma introvabile. Quindi se per caso voi l'avete trovata, fatecelo sapere, perché è praticamente l'ultimo punto della trasmissione che vorremmo convertire. Perché, come vi dicevo prima, volendo dare molta più potenza, anche figlia del fatto che cambiando i materiali cambiano anche i pesi che si devono poi spostare, e il peso complessivo che è dato dalla nostra RC, sarebbe cosa buona e giusta andare ad introdurre comunque delle coppie coniche all'interno del differenziale con un materiale un po' più resistente, perché insomma ho sentito vari possessori del Lunchbox e il differenziale è effettivamente il suo punto critico. Quindi se sapete dove reperire questo benedetto differenziale per il Lunchbox in metallo, o siete in grado di farcelo, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Anche perché qua sotto gli abbiamo messo un motore brushless 3100 kV. Ovviamente abbiamo lavorato anche dal punto di vista di quella che è la configurazione dell'erogazione della potenza, perché proprio per andare a tutelare quella che è la trasmissione di questo bellissimo mezzo, divertentissimo mezzo, abbiamo ridotto la curva esponenziale in modo tale che non ci siano delle botte troppo forti di coppia nel momento in cui si va a premere il grilletto del nostro volantino. Con una spinta un po' più progressiva, quindi senza troppo impatto diretto, si va, per così dire, a tutelare un po' di più anche questo materiale plastico e si evita, o quantomeno si rallenta, quella che è l'effettiva usura che dovrebbe avere. Il telaio con cui viene fornito è in ABS. Noi abbiamo comunque lavorato su alcuni punti strutturali dell'intera build. Abbiamo addirittura fatto qualche forellino, pensate un po'. Come vi dicevo prima, gli ammortizzatori normalmente che si utilizzano nel Lunchbox sono quelli con quello strano sistema a vite. Come vedete, nella parte superiore c'è questa vite, che è proprio effettivamente la vite passante dell'ammortizzatore, e questo è il telaio effettivamente con cui potete fare la build standard del Lunchbox. Ok? Che cosa abbiamo fatto? Siccome mi avanzavano 4 ammortizzatori dal passaggio in Hike Trail del mio TRX4, quindi col passaggio a gomme e cerchioni un po' più grandi, rialzatura da terra, avevo questi ammortizzatori che casualmente andavano bene in lunghezza, e quindi che cosa abbiamo fatto? Siccome il telaio che abbiamo scelto in metallo del CV01 per così dire dargli una struttura un po' più solida tra i vari upgrade, aveva dei fori che andavano benissimo, perlomeno quelli al posteriore. Quelli all'anteriore invece li ho fatti semplicemente con una punta da trapano dove serviva e basta. Quindi sono andato ad inserire degli ammortizzatori con la filettatura, quindi regolabili, e con la possibilità di andare ad inserire all'interno anche degli oli, ed effettivamente la differenza si vede, perché ora nel momento in cui il Lunchbox impenna e poi effettivamente ritorna sulle 4 ruote non c'è più quell'effetto bouncing. Questo ovviamente è una cosa che può piacere o non piacere, ok? A me piace così, che non rimbalzi troppo, migliora tantissimo la manovrabilità, perché nel momento in cui a terra posso ridare gas nuovamente e riportarlo in impennata senza che si cappotti o comunque ci siano degli sballottamenti troppo eccessivi. Abbiamo rivisto anche i punti di ancoraggio della carrozzeria, perché normalmente sono in plastica, ok? Tra le tante cose che abbiamo sostituito, ovviamente il passaggio a metallo, che cosa comporta? Maggiore durevolezza ma anche minore flessione. Lo sapete, non sono un fan dell'upgrade totale a metallo, ma qui effettivamente poteva servire, perché soprattutto da questo punto di vista mi è capitato nelle prime prove che la carrozzeria volasse completamente via. Questi fermi hanno anche un forellino in cui poter andare ad inserire una di quelle graffette che utilizziamo ad esempio per fermare le nostre carrozzerie in Lexan sulle torrette, no? Perché alla fine questa carrozzeria è come se avesse delle torrette in orizzontale, se vogliamo dire da ambo le parti, e quindi andarla a fissare fa sì che comunque la nostra carrozzeria non se ne vada per i fatti suoi. Veniamo ora al cambio effettivo di carattere del nostro Lunchbox, e non sto parlando dei bellissimi adesivi che abbiamo messo sulla carrozzeria, ma dell'elettronica, ok? Normalmente il Lunchbox viene fornito con un motore 540, quindi uno standard brushed, che ha effettivamente una discreta potenza e che vi permette, già da quello che è effettivamente la build da scatola, di divertirvi. All'interno poi della scatola c'è anche un regolatore, quello che manca però è il servo, ok? Quindi per mia fortuna ne ho 2 o 3 veramente di bassissima qualità, perché sono diciamo dei servi comunissimi di Amazon, quindi non sono andato ad inserire i servi che utilizziamo nell'RC da corsa, niente di tutto questo, ma un servo standard, quindi neanche un low profile, va benissimo. Però ovviamente il passaggio a metallo, questa è una cosa che dovete valutare se volete farlo, se state pensando di acquistare questo
questo RC ed eventualmente giocherellare anche in termini di upgrade è che più peso andremo a dare, minore sarà la potenza che andrà ad applicare anche il motore che ci viene fornito. Perché? Perché sarà necessaria più spinta, sarà necessaria più coppia, anche solo per far impennare il nostro lanci. Senza contare che stiamo andando anche incontro alla bella stagione, forse lo saprete, ma ovviamente i motori si scaldano e i motori a spazzole hanno sicuramente minore vita da questo punto di vista, cioè minore tempo che riuscirete a utilizzarli prima che vadano in cut-off, perché le temperature vanno molto più su. Sicuramente può essere utile andare ad inserire una ventola, però su questa build dove è molto esposta, ecco, diventa un po' complicato. Come vi dicevo prima, allora non abbiamo agito in termini di configurazione dell'ESC, perché è quello che insomma che gli abbiamo inserito, abbiamo sostituito quello che c'era di scatola, ma non è niente di che. L'ho sostituito principalmente perché non volevo dissaldare o utilizzare degli adattatori, ne avevo già un altro che era già predisposto con l'attacco DINS e quindi semplicemente sto utilizzando quello, configurato per utilizzare batterie LiPo 2S con un current un po' bassino, perché anche questo va poi dopo ad inficiare su quella che è la nostra trasmissione. Quindi questo upgrade a brushless di questo mezzo è da fare un po' con le dovute precauzioni, ecco. Quindi anche banalmente dalla vostra radio, se la radio lo permette, quella che andrete a configurare, andare a regolare quella che è la curva dell'esponenziale è quasi imprescindibile, perché ovviamente avere tutta la coppia pronta e erogata nel momento in cui si va ad aprire il gas può effettivamente andare a sbriciolare completamente il nostro differenziale. Per quanto riguarda il frontale, come vi dicevo prima, normalmente il sistema frontale del CW01 utilizza un sistema di ammortizzazione a braccetti indipendenti, con questi ammortizzatori che credo si chiamino a frizione. Non vorrei sbagliarmi, ma se ne sapete più di noi ragazzi fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Funziona, ma ovviamente non offre grande possibilità, perché già lo dicevo prima, già il passaggio ad ammortizzatori, dove possiamo andare ad inserire degli oli, quindi andare a gestire la durezza dell'olio, andare a gestire quella che è l'altezza della molla, la molla, insomma sono tutte regolazioni che ci permettono di avere risultati, esiti in utilizzo sempre più disparati. Andare ad inserire questo upgrade poi nel nostro lanci ci ha anche permesso di andare a regolare il camber. Che cos'è il camber? Il camber semplicemente è l'inclinazione che hanno le nostre ruote rispetto al piano verticale, ok? Quindi dato l'asse verticale, in base a come si inclina la nostra ruota, quello è il camber, positivo o negativo che sia. La soluzione che stiamo adottando, che abbiamo configurato e che vi sto facendo vedere in questo momento, utilizza dei tiranti regolabili proprio innestati sul punto superiore dove andiamo poi anche ad ancorare la nostra ruota. Girando in un senso oppure nell'altro il nostro tirante andiamo poi effettivamente a regolare quello che è il camber, quindi andare a dare un valore negativo o positivo. Non è ovviamente una soluzione da motorsport, da gare folli, però sicuramente andare ad avere la possibilità di regolare il camber su un mezzo di questo tipo che è fatto per il semplice divertimento è veramente qualcosa di fighissimo. Gli ammortizzatori sono leggermente più lunghi effettivamente rispetto a quelli che vengono forniti da scatola, però la risposta finale vi posso assicurare che è tanta roba. Ho veramente l'impressione di avere aumentato drasticamente la stabilità e la manovrabilità di questo CW01. Ok, sono d'accordo, non è un upgrade funzionale, ma cambia totalmente come si percepisce questo lanci, soprattutto se lo farete girare di sera. Due leddini qua sotto cambiano totalmente il nostro mezzo. Per quanto riguarda il routing dei fili, il cosiddetto cable management, diciamo che con questo telaio in metallo si crea tantissimo spazio nella parte centrale, quella che sovrasta la zona di inserimento della batteria, quindi non è poi effettivamente così complicato, anzi risulta molto più facile anche fare passare i cavi che portano poi l'alimentazione e la gestione dell'erogazione del motore. Veniamo a quella che è la scatola dei nostri ingranaggi. Per quanto riguarda il differenziale, all'interno appunto della scatola abbiamo inserito un olio con una durezza che va dai 5000 ai 6000. Un olio più denso ovviamente fa sì che il differenziale sia leggermente rallentato, quindi che faccia dei movimenti un po' più controllati, ecco, da questo punto di vista, o comunque che non ci siano dei forti strappi. Con degli oli molto più leggeri, al contrario, questi comportamenti sono più liberi, più facili da fare. Ovviamente anche qua non esiste un valore giusto o sbagliato, si prova, si vede, quindi se avete fatto delle prove fatecelo sapere. Oltre a questo, direttamente sulle coppie coniche, il differenziale, abbiamo anche spalmato il grasso, il ceramic grease di Tamiya, per andare così, speriamo, a tutelare e a dare un pochino più di vita a questa parte della nostra trasmissione. E ora vediamo come va. So che stavate aspettando questo momento, è il momento delle impennate.
generale, il punto d'accesso già lo sai. Mini 4VD è dove si parla più spesso. Anime statico si scrive di rado mentre vai. RC per chi ha problemi di braccetti e di radio. Off topic è un mondo a parte dal lato oscuro. Siamo la community più grande d'Italia, sicuro. I radiocomandati, non cercate delusioni. I radiocomandati, diffidate delle imitazioni. Live and real, ci trovi sul canale Power and Speed. Quello che ci portiamo sicuramente dietro da questa build è la gestione del sistema frontale, perché dovete sapere ragazzi che notoriamente il Lanci ha un sistema di gestione all'anteriore molto carente, ok? È fatto per divertire, non per il controllo, quindi per impennare, divertirsi, cappottarsi e quant'altro. Con questa modifica, con la gestione anche del camber, abbiamo effettivamente leggermente migliorato, per quello che possiamo vedere, per quello che avete anche visto nelle immagini fino adesso, tutto quello che è già di default il Lanci. Fateci ovviamente sapere cosa ne pensate, se questo progetto vi è piaciuto. Sicuramente continueremo ad evolverlo, lo proveremo anche con diverse batterie, perché probabilmente ve ne sarete accorti, abbiamo dovuto utilizzare una batteria che è l'unica 2S che ho in casa in questo momento, un po' troppo grande, che rischia anche di uscire tra virgolette dal vano batteria, quindi sicuramente andremo anche un po' a migliorare questo aspetto. Soprattutto ragazzi vi lascio con un quesito, con una domanda: se avete già provato, se possedete già un Lanci, come avete gestito la parte del differenziale, perché per noi è l'aspetto sicuramente più critico e mi piacerebbe portarlo così a regime, perché probabilmente l'avrete capito anche da tutte le decal, questo Lanci ci accompagnerà un po' in tutti i vari eventi che faremo con i radiocomandati, diventerà un po' la nostra mascotte, sarà sempre con noi, quindi mi piacerebbe che durasse veramente veramente tanto nel tempo. E perché no, magari anche se avete qualche altra idea per qualche upgrade o modifica o cose particolari, mettiamo in mezzo magari anche la stampa 3D, che dite? E anche per questo video è tutto, vi ringrazio nuovamente per averci tenuto compagnia, spero che questo progetto nel mondo RC vi sia piaciuto, è il primo, spero ovviamente, di tanti. Che altro dirvi ragazzi, addio piacendo, arrivederci e alla prossima, ciao!